Benvenuti su Emozioni e Connessioni. Qui esploriamo cosa muove i nostri cuori, la nostra mente e il nostro spirito, sempre alla ricerca di comprendere meglio le complessità delle relazioni e ciò che ci connette. Oggi andremo dritti al punto su un tema delicato, ma necessario. Ti sei mai chiesto se il tuo partner ti ama davvero? O forse, di tanto in tanto, ti capita di pensare, ma lui o lei prova ancora lo stesso per me? Alla fine, come possiamo sapere se qualcuno è veramente coinvolto o se stiamo solo cercando di vedere quello che vogliamo vedere? Amare è complicato. Ognuno di noi sente, dimostra e interpreta l'amore in modo diverso. Forse sei una persona che esprime affetto con carezze e parole, mentre il tuo partner preferisce fare cose pratiche per mostrare ciò che sente. Eppure, nonostante tutto, senti che qualcosa è disconnesso. Come possiamo esserne sicuri? O forse questa certezza non esiste nemmeno? Quali sono i segnali che potrebbero indicare che il tuo partner non è più coinvolto come prima? Ti sei mai trovato a fare la maggior parte degli sforzi e, in cambio, hai sentito solo quel silenzio gelido dall'altra parte? Qual è stato il momento esatto che ti ha fatto dubitare del fatto che fossi ancora in questo rapporto con lo stesso entusiasmo? In questo video esploreremo insieme questi segnali sottili e, spesso, dolorosi. Riconosci qualcuno di questi nel tuo rapporto? Rimani con noi fino alla fine, perché comprendere questi indizi potrebbe essere ciò di cui hai bisogno per vedere chiaramente cosa sta davvero succedendo. Fermati un momento e pensa, come ti sentiresti se avessi una vittoria, grande o piccola, e nel raccontarla al tuo partner, niente? Né un sorriso, né una parola di supporto. Questo è ciò che chiamiamo indifferenza nei confronti delle tue conquiste. Quando qualcuno ci tiene, ogni piccola vittoria è un motivo per festeggiare insieme. Ma se lui o lei non ci tiene, perché dovresti condividere questi momenti? Sei forse solo in qualcosa che dovrebbe essere condiviso? E cosa dire di ciò che è importante per te? Le tue passioni, i tuoi hobby, le cose che ti fanno brillare gli occhi. Hai notato se il tuo partner si interessa a queste cose? Se non ti chiede come è andata la tua giornata, non fa lo sforzo di capire cosa ti rende felice, forse è un segno chiaro che non è coinvolto come vorresti. Domandati, lui o lei si preoccupa davvero di ciò che fa battere forte il tuo cuore? O è solo fisicamente presente? Ora, questo forse è un po' più sottile, la svalutazione delle tue emozioni. Hai mai notato che il tuo partner sminuisce ciò che provi o, peggio, ti fa credere che stai esagerando? A volte può essere solo un commento, una battuta, ma la sensazione è reale, lui o lei non apprezza le tue emozioni. Sa davvero quale impatto ha questo su di te? Perché l'amore è empatia, e ignorare ciò che provi può essere una forma sottile di disinteresse. E dove si trova lui o lei nei momenti più difficili? Ti sei mai fermato a pensare a questo? La vita non è fatta solo di giorni felici, quando stai affrontando qualcosa di difficile, chi è al tuo fianco? Se il tuo partner sembra sparire in quei momenti, e senti che stai affrontando tutto da solo, forse è un segno che lui o lei non è così impegnato nella relazione come pensavi. Immagina di passare la vita senza il supporto di chi dovrebbe sostenerti di più. Fa male, vero? E i conflitti? Ogni coppia affronta discussioni, è naturale. Ma cosa fa lui per risolverle? Fugge? Evita le conversazioni difficili? O semplicemente non vuole risolvere niente? Perché fuggire dai problemi non li fa sparire. E se il tuo partner non è disposto a dialogare, a crescere insieme per superare queste barriere, forse è meno investito nella relazione di quanto pensassi. E siamo onesti, la fiducia è fondamentale. Ma cosa fare quando cominci a notare che stanno emergendo segreti? Quando informazioni importanti vengono omesse? Può essere una piccola omissione qui, un segreto là, ma senti che qualcosa non va. Sa davvero lui o lei quanto questo possa minare la relazione? Perché una persona che ama tende ad essere trasparente e onesta. E senza questa base di fiducia, cosa rimane?
Ehi, prima di continuare, se ti sta piacendo questo contenuto, approfitta per iscriverti su Emozioni e Connessioni. Così non perderai più nessun video sul mondo delle relazioni, dei sentimenti e delle connessioni che davvero contano. Clicca sul pulsante e vieni a far parte di questo viaggio con noi. Ora, torniamo a ciò che conta. Ti sei mai sentito costantemente a dare più di quanto ricevi? È quel tipo di squilibrio che ti prosciuga poco a poco. La mancanza di reciprocità nelle cure e nell'attenzione ha un segnale chiaro: le relazioni sane si basano sullo scambio. Quando ti dedichi, curi, sei sempre presente, ma ricevi così poco in cambio, come può funzionare davvero? Domandati, quanto ti stai esaurendo per mantenere questo legame? Il tuo partner fa lo stesso sforzo? Ora pensa al futuro. Immaginare il domani accanto a chi amiamo dovrebbe essere naturale, no? Sognare progetti, anche piccoli. Ma cosa succede quando lui o lei evita ogni discussione sul futuro insieme? Il tuo partner si vede davvero al tuo fianco tra qualche anno? Perché quando qualcuno vuole esserci, vuole restare, il futuro diventa un argomento piacevole, un posto dove ci vediamo e ci incontriamo. E quando, invece di vedere le tue qualità, ti inizia a confrontare? Viene sempre a paragonarti ad altre persone, ad altri rapporti, e sempre per farti sentire inferiore. Questo tipo di comportamento ferisce, e peggio, è irrispettoso. Alla fine, se il tuo partner evidenzia continuamente cosa gli altri hanno di meglio, dove ti mette tu in tutto questo? Ti vede per quello che sei davvero, o solo come una proiezione di ciò che vorrebbe tu fossi? E cosa dire della condivisione delle emozioni? Avere indipendenza è importante, sì, ma quando un partner vuole sempre affrontare tutto da solo, non sta forse mettendo una barriera emotiva? Sa davvero quanto è importante avere qualcuno con cui sostenersi, con cui condividere il peso? Perché la verità è che condividere ciò che si sente non è debolezza, è fiducia. Se lui o lei non fa questo, potresti essere più solo di quanto pensi. Ora pensa alle critiche. Sono sempre presenti? A volte sottili, altre volte dirette, ma sempre lì. E dove sta l'empatia? Quando il tuo partner critica sempre e sembra non mostrare mai empatia, cosa ti dice su come vede ciò che provi? Perché chi ama capisce che le parole hanno un impatto e le usa con attenzione. Infine, un partner impegnato vuole vedere la relazione evolversi. Vuole parlare di come migliorare, di cosa serve per essere felici insieme. Ma cosa succede se evita questo tipo di conversazione? Se non vuole mai parlare di crescere insieme, cosa indica? Gli importa davvero della felicità di entrambi, o è lì solo per inerzia? A volte, riconoscere la realtà di una relazione può essere doloroso. È difficile ammettere che forse il tuo partner non ti ama come meriti o come speravi, e ancora di più quando questi segnali diventano impossibili da ignorare. Ma, guarda, riconoscere ciò che sta realmente succedendo è il primo passo per cambiare. Ti sei mai chiesto perché sia così difficile accettare questa verità? Le relazioni sane sono fatte di dedizione, cura e, soprattutto, di rispetto reciproco che si riflette nelle azioni, nelle parole, e anche nei momenti di silenzio. Se ti sei identificato in molti di questi comportamenti di cui abbiamo parlato, forse è il momento di riconsiderare cosa vuoi davvero, cosa meriti davvero in una relazione. Ricorda, una relazione deve rafforzarti, non esaurirti. La verità, per quanto dura sia, porta sempre alla strada più sana. Cosa preferisci, restare intrappolato in un'illusione o abbracciare la possibilità di qualcosa di più vero? Qual è il prezzo della tua felicità? E, prima di concludere, raccontami nei commenti, ti è mai successo qualcosa del genere? Questi segnali erano chiari per te? O forse hai una storia sui rapporti che vuoi condividere? Mi piacerebbe sapere. Ah, e se non ti sei ancora iscritto, approfitta ora. Qui su Emozioni e Connessioni, esploriamo sempre ciò che ci connette e ci fa crescere. Quindi, clicca per iscriverti e vieni a far parte di questo viaggio con noi. Alla prossima video!